Se avete cliccato su questo video è perché probabilmente anche voi sarete curiosi di sapere come se la cavano diverse configurazioni di RAM su piattaforma AM5, cioè con gli ultimi Ryzen Zen 4 o Zen 5. Oggi infatti andremo a vedere come si comportano 5 configurazioni di RAM differenti dal profilo base fino a quelli più spinti, così da capire se vale la pena o meno spendere soldi sulle RAM, se sì, insomma quanto, e chiaramente tutto questo lo andremo a discutere in questo video, quindi iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo con un video di benchmark sul memory scaling della piattaforma AMD AM5. In questo caso infatti andremo a vedere come se la cavano diverse configurazioni di RAM, così poi da poter scegliere qual è insomma quella ideale per noi anche in base al rapporto qualità-prezzo. E devo ringraziare per questo video la Orico che mi ha mandato uno dei kit che vedete qua davanti, in particolare queste Raceline Neon RGB con specifiche 6400 MHz CL32, ma chiaramente le vedremo fra pochissimo perché vi illustrerò tutti i kit che andremo a testare. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Detto questo, direi che ora possiamo partire con una panoramica delle RAM che andremo a testare oggi. Per iniziare con le caratteristiche che hanno in comune, sono tutte RAM di tipo DDR5, in questo caso poi sono tutte da 32 GB che mi verrebbe da dire ormai è lo standard, ormai 16 GB sono abbastanza stretti. Oltre a questo poi abbiamo che tutti i kit che andremo a vedere oggi sono in doppio banco, quindi due banchi da 16 GB per farne 32, così da andare a sfruttare il dual channel presente all'interno delle CPU e della piattaforma AM5 che ci permette sostanzialmente di sfruttare il massimo bandwidth possibile, che se no con RAM da un singolo stick andremo a sfruttarne sostanzialmente la metà, quindi per questo, per avere le prestazioni migliori, andiamo a utilizzare due banchi. Bene, quindi partirei col primo kit che siamo andati a testare. In questo caso queste RAM della Crucial sono praticamente le base spec, cioè con le specifiche di base che supportano i processori senza profili XMP abilitati. In questo caso abbiamo delle 4800 MHz CL40 della Crucial, anche se vi dico quelle che abbiamo qua non sono proprio quelle che ho utilizzato per i benchmark che vedrete, perché per i benchmark che vedremo fra poco ho sostanzialmente preso uno degli altri kit che avevo a disposizione e non ho attivato l'XMP. In questo caso abbiamo ottenuto comunque delle frequenze di stock praticamente che possiamo ottenere anche con un kit che andiamo a comprare, come questo delle Crucial che vedete qua davanti. E voi vi chiederete perché non hai usato direttamente queste, perché questi sono 16 GB e non 32, così anche da mettere sotto test quell'eventualità in cui qualcuno di voi magari va a prendere un kit di RAM anche abbastanza spinto con profilo Expo XMP, ma poi non va a abilitare questo profilo da BIOS, e in quel caso appunto abbiamo le frequenze delle RAM che girano a stock. Quindi passando al secondo kit che vedremo in questi benchmark, abbiamo delle Silicon Power 6000 MHz CL30, chiaramente in doppio banco. Sono queste bianche che vedete qui davanti, sono le RAM che utilizzo di solito sulla test bench che abbiamo visto diverse volte, ecco qui sul canale in passato. Alla base hanno chiaramente dei chip SK Hynix che sono appunto tra i migliori per queste memorie DDR5, sono appunto delle RAM che in questo caso non sono RGB, ma possiamo trovare su un centinaio di euro, anche qualcosina meno. Infatti questo più o meno è il prezzo delle DDR5 6000 MHz CL30. Spesso vengono considerate lo sweet spot, anzi praticamente sempre, e chiaramente poi andremo anche a capire perché. Passando al terzo kit di RAM, che è quello che mi ha inviato la Orico, abbiamo queste Raceline Neon RGB da 6400 MHz CL32 e sono delle RAM che anche queste hanno alla base un chip SK Hynix e sono veramente costruite molto molto bene. Il dissivatore chiaramente è in metallo e hanno una illuminazione LED veramente fatta molto molto bene, quindi da questo punto di vista, dall'estetica, se amate le RAM RGB
ve le raccomando anche solo dal punto di vista dell'estetica, e anche il packaging, devo essere sincero, è veramente molto molto curato, imballate molto bene, cosa che purtroppo non si può dire molto spesso delle RAM Silicon Power che sono messe in quei blister che dovete aprire con le forbici, qualcosa che veramente secondo me nel 2025 è abbastanza inconcepibile. Comunque da questo punto di vista, ecco, queste Oricon non si fanno mancare niente, ripeto, packaging molto curato, abbiamo anche una copertura per i pin che si vanno a collegare alla scheda madre. Chiaramente poi valuteremo anche se dal punto di vista delle prestazioni rimangono all'altezza. E passando all'ultimo kit di RAM, abbiamo delle Patriot Viper Extreme da ben 8200 MHz CL38, chiaramente in doppio banco, in questo caso non RGB, e ho deciso di prenderle proprio per questo video per andare a vedere come se la cavano su una piattaforma AM5 con i Ryzen della serie 7000, e vedremo appunto queste RAM all'opera, però a una frequenza più bassa, che fra poco vi dirò quando parleremo, ecco, delle varie configurazioni che abbiamo utilizzato, perché sì, qua vedete che abbiamo 4 kit, ma in totale le configurazioni sono 5 e fra pochissimo, ecco, ci arriviamo. Piccola nota sul prezzo per queste Patriot Viper Extreme: attualmente su Amazon stanno sui 119 euro, 120 euro, mentre la versione RGB stava sui 135. In questo caso ho deciso di prendere queste perché mi interessava più che altro vederne le prestazioni dure e pure. Quindi, avendo passato in rassegna tutti e 4 i kit, adesso vediamo le configurazioni di RAM. Il primo kit, che ripeto è quello stock base 4800 MHz CL40 con tutti i vari relativi timing secondari. La seconda configurazione è quella classica, lo sweet spot tra virgolette, cioè a 6000 MHz CL30. Questo è considerato lo sweet spot, lo ripeto per l'ennesima volta giustamente in questo video perché parliamo proprio di RAM, poiché i Ryzen funzionano in questo modo dal punto di vista del memory clock e anchor clock. Devono essere questi due valori legati da un ratio che può essere o 1 a 1, quindi le frequenze sono pari, oppure da un ratio 1 a 2. Non ci sono altri rapporti che tra questi due valori, quindi o così o così. E in questo modo le RAM 6000 CL30 hanno un memory clock effettivo di 3000 MHz, visto che parliamo di RAM double data rate 5, sostanzialmente poi la velocità arriva a 6000 mega transfer per second, che noi chiamiamo 6000 MHz erroneamente, ma ormai insomma è entrato nel linguaggio comune, mi verrebbe da dire, però il memory clock sarebbe appunto 3000 MHz, mentre l'anchor clock, gestito dal controller di memoria all'interno della CPU, arriva come limite a 3000 MHz anche lui, ma difficilmente riesce ad andare sopra. Appunto dobbiamo essere abbastanza fortunati con la lotteria del silicio, cioè quanto ci è andata bene con il nostro processore in particolare. Per questo motivo mi ricollego a invece la terza configurazione, che è quella delle RAM Oricon 6400 MHz CL32. Se ci fate caso, il memory clock relativo a questi 6400 MB transfer per second è di 3200 MHz. Se vogliamo fare un rapporto 1 a 1 dovrebbe essere 3200 MHz anche l'anchor clock, ma questo è abbastanza difficile sui processori della serie Ryzen sia 7000 ma anche della serie 9000. Ci sono alcuni esemplari più fortunati e altri un pochino più sfortunati da questo punto di vista, e infatti questa configurazione che vediamo, la terza, è tra virgolette il caso sfortunato, cioè la nostra CPU non riesce a rimanere con un rapporto 1 a 1 tra memory clock e anchor clock, e quindi si imposta un rapporto 1 a 2. Questo vuol dire che il memory clock rimane a 3200 MHz, mentre l'anchor clock scende alla metà, quindi 1600 MHz, che tra parentesi è anche più basso della frequenza base che andiamo a utilizzare appunto con le RAM base spec, appunto 4008 CL40. Mentre la quarta configurazione è sempre con queste RAM della Oricon, però come avrete intuito andiamo a testare, visto che in questo caso almeno per la durata dei test sono rimaste stabili, le 6004 CL32 però con rapporto 1 a 1, quindi 3200 MHz memory clock e 3200 MHz anchor clock, e vedremo quali sono i vantaggi, visto che abbiamo un aumento per quanto riguarda il memory clock rispetto al base spec, ma abbiamo un aumento anche dal punto di vista dell'anchor clock, quindi forse questo potrebbe essere il nuovo sweet spot in termini di performance, ma chiaramente dobbiamo considerare la stabilità, che è un fattore sicuramente da tenere in considerazione. E l'ultimissima configurazione di cui vi parlo prima di passare poi alla piattaforma di test e i vari benchmark sono chiaramente le 8200 MHz CL38.
CL38. In questo caso andiamo a testare queste RAM però a 8000 MHz CL38 per il semplice fatto che la scheda madre che sta utilizzando è una Asus ROG X670E che in questo caso va a supportare RAM fino a 8000 MHz, e questa è una cosa da tenere in considerazione se vogliamo utilizzare queste RAM con la nostra piattaforma AM5. State attenti alla scheda madre, perché molte schede della generazione precedente, quindi appunto le B650, X670 e via dicendo, non supportano necessariamente questa frequenza così alta, mentre le schede madri appunto di generazione successiva, le B850 o le X870, molto spesso arrivano anche a queste frequenze più alte. Quindi detto questo, direi ora di ricollegarmi alla piattaforma di test, che in questo caso è la Test Bench, composta da un Ryzen 7 7700. Vi dico, tra Ryzen Zen 4, quindi 7000, e gli Zen 5, le prestazioni della RAM e anche la qualità del controller di memoria sono molto simili, quindi alla fine questi range di prestazioni che vedremo fra poco potete traslarli benissimo anche su appunto Ryzen, per esempio un Ryzen 7 9007X. Cosa però che non dovete diciamo andare a semplificare da questi risultati che vediamo oggi sono le prestazioni per quanto riguarda i processori della serie X3D, quindi quelli con la 3DV cache al loro interno, perché in quel caso la RAM conta ancora meno, cioè abbiamo molti meno vantaggi rispetto a questi processori senza 3DV cache, e in questo caso infatti in questo video andiamo a testare proprio un processore senza 3DV cache, perché sennò veramente avremmo parlato di differenze quasi al margine di errore. Continuando con la piattaforma di test, abbiamo il dissipatore per la CPU che è l'Endorphin Avis F240 ARGB. Come scheda madre vi dicevo abbiamo una Asus ROG Strix X670E e Gaming Wi-Fi che va a supportare anche queste RAM da 8000 MHz. Inoltre abbiamo l'alimentatore che è il Thermaltake Tough Power 1050 W 80 Plus Platinum. Abbiamo poi l'SSD che è un Crucial T500 NVMe da 2 TB PCIe 4.0 su cui saranno installati tutti i giochi e il sistema operativo. E infine abbiamo la scheda video che è la Nvidia RTX 4090 Palette Gamerock, così proprio da non avere bottleneck dal punto di vista della scheda grafica e vedere fin dove si riescono a spingere questi kit di RAM. Detto questo, direi che ora possiamo passare ai benchmark. Iniziamo con i benchmark di produttività. In questo caso su Cinebench non vediamo differenze, perché in realtà questo test è più che altro fatto per sfruttare il processore, non tanto le prestazioni della RAM, quindi vediamo che praticamente non c'è differenza tra i vari kit. Mentre già a Geekbench 6 vediamo che c'è qualche differenza, soprattutto per i kit con profilo Export rispetto al profilo stock, quindi 4008 CL40, però in ogni caso non vediamo grossissime differenze poi tra i vari modelli. Stesso discorso vale anche per Blender Open Data 4.4, praticamente abbiamo gli stessi risultati, ma ripeto, questo è più che altro dovuto alla natura di questi benchmark e non tanto perché non ci siano differenze tra i vari kit di RAM, che chiaramente poi vedremo in modo più approfondito nei giochi. Su Corona Benchmark vediamo appunto anche qui praticamente zero differenze. Sì, forse le 8000 CL38 vanno un pelino di più rispetto alle altre, ma parliamo veramente di un margine molto ridotto. Partendo con i giochi invece abbiamo Cyberpunk 2077 in Full HD e settaggi di hardware unboxed. Qui vediamo che ci sono insomma dei margini incrementati più che altro per le RAM con frequenze un pochino più alte. Chiaramente ecco, le 8000 CL38 in questo caso sono avvantaggiate da questa frequenza maggiore, e a seguire abbiamo le 6004 CL32 con rapporto 1 a 1, mentre seguono poi le 6000 e le 6004 CL32 rapporto 1 a 2. Horizon Forbidden West Full HD DLSS prestazioni e settaggi super. Anche qua vediamo insomma una leadership delle 8000 CL38, anche se di poco, 155 fps contro per esempio i 153 delle 6000 CL30, quindi davvero non molta differenza. Le 6004 CL32 rapporto 1 a 1 comunque si mantengono molto bene a 154 fps. Counter Strike 2 Full HD settaggi medi. In questo caso le RAM migliori sono le 6004 CL32 con rapporto 1 a 1, 497 fps di media, mentre le 8000 CL38 insomma rimangono un pochino indietro, probabilmente dovuto al fatto ecco che abbiamo una lentezza più alta rispetto alle altre RAM. Lo vediamo anche un po' dai risultati dell'1% low. Passando ora a The Finals Full HD DLSS Quality, settaggi medi con anche ray tracing medio. Questo è un gioco invece dove a quanto pare le prestazioni della RAM non influenzano più di tanto il gioco, infatti anche rispetto al profilo stock 4008 CL40 i vari kit che abbiamo testato non
non apportano particolari differenze, insomma parliamo veramente di pochissimi punti percentuali anche l'uno dall'altro. Su Final Fantasy XVI Full HD DLSS prestazioni, settaggi maxati, in questo caso vediamo che le 6400 CL32 vanno veramente qualche decimo di fps meglio anche rispetto alle 6000 CL30 o le 8000 CL38, ma anche qui ripeto per l'ennesima volta parliamo di margini veramente molto ma molto ristretti, quindi sì, non c'è troppa differenza in questo gioco. Su Fortnite invece capitolo 6 stagione 3 Full HD e settaggi medi, vediamo che le RAM 6000 CL30 praticamente sono in linea con le 8000 CL38, anche se hanno un 1% low un pochino più alto, e seguono a ruota ecco le 6400 CL32 con rapporto 1 a 1 e poi quelle con il rapporto 1 a 2, quindi ecco in questo gioco già c'è un pochino più di differenza anche rispetto alle RAM a stock. E per finire come ultimo titolo abbiamo Monster Hunter Wilds. Nel benchmark, quindi diciamo nel gioco, effettivamente i risultati potrebbero essere un po' diversi, ma almeno in questo caso abbiamo una standardizzazione dei risultati e quindi insomma vediamo che le 8000 CL38 in questo caso si tornano a essere in cima, mentre le altre si attestano tutte quante sui 122 fps circa di media. Detto questo direi ora di passare alle considerazioni finali di questo video. Ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto tutti i benchmark riguardanti queste configurazioni di RAM. Che dire, le prestazioni forse sono un po' deludenti, questo sì, nel senso che di differenza tra i vari kit abbiamo visto che ci passano veramente pochi ma pochi punti percentuali. In alcuni casi veramente dobbiamo arrivare ai centesimi o ai decimali di differenza in termini di punti percentuali, quindi qualcosa veramente che mi ha lasciato esterrefatto. E andando in ordine abbiamo appunto lo sweet spot, confrontandole chiaramente rispetto alle RAM base spec 4008 CL40 abbiamo ecco le 6000 CL30 e queste ultime infatti apportano un miglioramento medio delle prestazioni, considerando i 7 giochi che abbiamo testato, di circa il 12,1% rispetto alle memorie stock, che non è poco, non è diciamo neanche chissà quanto. Consideriamo sempre che stiamo parlando di ambiti comunque abbastanza di nicchia, perché chiaramente stiamo utilizzando una scheda video come la 4090 in Full HD, tanto per andare a vedere il limite del processore. Chiaramente poi se rifacciamo questo video fra 5-10 anni, quando magari ci saranno schede video molto più avanzate, chiaramente sarà più facile vedere il CPU bottleneck, però chiaramente parliamo anche di un processore che ha molti anni sulle spalle, e poi lo andiamo a testare ecco su giochi CPU intensive o appunto magari gli esport che vanno a sfruttare pochi core, quindi devono essere molto veloci, anche il memory bandwidth deve stargli dietro. Per questo motivo ecco questa percentuale in più che vediamo non fa schifo, non ci fa schifo assolutamente, però ricordiamoci sempre che nel senso non è assoluta, perché ci saranno giochi che ripeto ho escluso apposta, dove per adesso con l'hardware che abbiamo disponibile al giorno d'oggi non vediamo praticamente differenza. Abbiamo poi le 6004 CL32 con rapporto 1 a 2, in questo caso invece abbiamo un 10% virgola qualcosa in favore di queste 6004 CL32, sempre rispetto al base spec insomma 4008 CL40, quindi anche rispetto alle 6000 CL30 che ripeto hanno un 12% in più rispetto alla base. Insomma abbiamo 2 punti percentuali in più per le 6000, queste qui sono un pochino indietro, ripeto parliamo di differenze che sono veramente molto molto vicine. La configurazione che è andata meglio è guarda un po' proprio la 6004 CL32, andando a impostare il ratio 1 a 1 tra memory clock e anchor clock. Abbiamo un 13, qualcosa per cento in più rispetto alle prestazioni delle RAM 4008 CL40, e per finire abbiamo le RAM 8000 CL38, magari uno si potrebbe aspettare sono quelle che sono andate meglio, e in qualche caso sì, in qualche gioco in particolare Cyberpunk mi pare che insomma siano andate particolarmente bene, in altri giochi erano in linea, in alcuni casi anche meno rispetto per esempio a delle 6000 CL30, e infatti diciamo la media in termini di percentuali, di punti percentuali in più rispetto allo stock è del 12,7%, quindi è molto molto vicino alle 6000 CL30, soltanto che queste ultime RAM praticamente le possiamo mettere in qualsiasi scheda madre e siamo a posto. Queste altre dobbiamo stare attenti alla scheda madre, le paghiamo un po' di più e tutto, per poi avere delle prestazioni che
alla fine sono sempre quelle, quindi diciamo, ripeto, ribadisco, questi benchmark magari potrebbero essere stati un po' noiosi in termini di risultati finiti, poi certo alla fine è sempre utile avere secondo me un confronto in termini di prestazioni di RAM, così appunto da fare un acquisto più informato. E quindi per giungere alle conclusioni, cioè qual è effettivamente il kit di RAM migliore che vi consiglierei di acquistare, se badiamo soltanto alle prestazioni dure pure, chiaramente vi direi 6400 CL32 e poi impostate il rapporto tra Anchor Clock e Memory Clock a 1:1, però ovviamente uno deve considerare anche altri fattori. Vabbè, uno è il prezzo sicuramente, ma abbiamo visto queste RAM, in particolare queste Orico, con il coupon di sconto, ripeto, che trovate anche qua sotto in descrizione, le possiamo pagare un centinaio di euro, adesso la cifra precisa non la so, però bene o male siamo sui 100 anche per questa versione RGB che è veramente molto curata e molto bella. E mentre per gli altri kit, le 8000 MHz parliamo di 120, le 6000 dipende, anche qui possiamo prendere le RGB e siamo anche queste sui 100, oppure possiamo prendere le non RGB e scendiamo anche sugli 85-90 euro, e questo potrebbe essere forse la cosa interessante. Ma secondo me l'aspetto, tra gli aspetti più importanti, c'è sicuramente quello di compatibilità e stabilità effettiva delle memorie, perché appunto con le 6000 CL30 non abbiamo problemi, ma neanche le 6400 CL32 con rapporto 1:2. Con rapporto 1:1 io vi dico, i test sono riuscito a farli, ma non sono così sicuro che appunto queste RAM, insomma questa CPU, ma tutte le CPU Ryzen riescano a essere stabili. Ci sono tanti casi in cui non lo sono. Tutto questo rimane poi il fatto che sì, le 8000 MHz secondo me le possiamo anche lasciare stare per adesso, perché appunto dobbiamo avere una scheda madre più insomma aggiornata, le RAM consumano qualcosina in più e non abbiamo sostanzialmente differenze in questi giochi che abbiamo testato rispetto alle 6000 CL30 classiche. Piuttosto sarebbe stato interessante, ma non le avevo sotto mano, testare delle RAM 6000 MHz CL26, che quindi abbiamo un CAS latency, una latenza effettiva abbastanza ridotta, però ancora ecco parliamo di cifre molto alte, perché siamo sui forse minimo 150 euro. Forse ecco da mettere un po' in chiara anche la questione dei prezzi, perché sì, abbiamo stabilità in primis secondo me, prezzo e poi chiaramente estetica, e in base a questi valori ovviamente se uno è smanettone quindi vuole prendere il 6400 CL32 e le imposta con questo rapporto 1:1, o anche le stesse 6000 CL30, fa insomma quello che vuole, e lì ovviamente questi discorsi che sto facendo valgono fino a un certo punto. Però per i comuni mortali, noi comuni mortali, ecco vi dico, tenete in considerazione questi fattori, quindi stabilità, prezzo, alla fine anche estetica, se vogliamo RAM RGB, e bene o male possiamo andare a fare la scelta. E quindi detto questo non posso fare altro di nuovo che ringraziare la Orico per avermi inviato questo kit. Vi ricordo che trovate qua sotto tutti i link per quanto riguarda gli acquisti di queste RAM, con anche i relativi codici sconto. Occhio che questi codici valgono fino alla fine di giugno, quindi avete una settimana, poi dopo magari ci saranno altri sconti, vedremo, insomma magari ve li notificherò. Detto questo, io come sempre non posso fare altro che consigliarvi due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda come assemblare un PC da gioco, in quel caso nel 2024, perché il video dell'anno scorso, ma rimane bene o male valido anche per quest'anno 2025. Mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda la recensione della Radeon RX 9070 XT, in particolar modo la custom della Power Color, cioè la Reaper. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!